Ed eccoci qua, ma va che bei tre faccioni. Ciao ragazzi. Buon pomeriggio a tutti. Ciao a tutti. Buon pomeriggio a tutti, eccoci live anche questo lunedì e ragazzi, siccome lo dobbiamo ricordare subito, questa è l'ultima puntata prima della pausa estiva. Poi Esatto. ci vediamo il 6 settembre con la Week 36. Quindi, esatto. Anche noi dobbiamo ricaricare le batterie, no? Esatto, ci vuole un po' di carica lenta, fatta bene, fino al 6. Ciao Alan, ciao Marco. Ciao Dani. Ciao, ben trovato. Bene. Allora, io direi che partiamo subito con la nostra bellissima sigla. Eccoci per una nuova puntata del Battery Weekly, dove facciamo il punto della situazione sulle batterie. Ricordo, come sta scorrendo qua sotto, che tutte le puntate le trovate sul sito di Flash Battery, sono tutte belle archiviate, come dico sempre, con il loro bell'incipit su ciò di cui parleremo proprio nella puntata, quindi se avete bisogno di fare un focus su qualcosa o avete una curiosità, andate a trovare una di quelle puntate specifiche per l'argomento. Allora, eccoci qua, intanto apriamo subito con la schermata della nostra Battery Weekly, che tra l'altro è anche appunto raggruppata per argomento e come vedete con le varie nostre schede. Siamo pronti a partire proprio con la Battery Weekly con la prima notizia. Chi parte? Ma diciamo che possiamo partire velocemente da una notizia commerciale, chiamiamola così. Abbiamo questo produttore cinese, Gotion, o se si pronuncia così, mi scuserete se non uso il termine corretto, che ha fatto un acquisto, diciamo, di una factory, diciamo, qui si parla di Robert Bosch, questo stabilimento in Germania di 170.000 metri quadri, insomma, su cui sono impiegate ad oggi 300 persone e saranno, diciamo, reimpiegate per la produzione di batterie al litio. Diciamo che la cosa forse più interessante di questa notizia è vedere che Volkswagen sta mettendo un piedino anche in questa azienda, perché Volkswagen in Cina è entrata, insomma, col 26% nel capitale di questa azienda produttrice di celle, probabilmente per Volkswagen Cina, per andare a produrre, diciamo, negli stabilimenti cinesi. Le loro vetture saranno equipaggiate dalle batterie di questo produttore. Come sappiamo, Volkswagen ha anche una importante fetta di Nordvolt, che è questo produttore europeo, ne abbiamo parlato spesso, e perciò si vede che pensa di approvvigionarsi in Europa giustamente per la produzione europea e in Cina per la produzione cinese. Non so, Dani, se hai qualche cosa da aggiungere, altrimenti passerei direttamente, diciamo, alla successiva. Che parliamo di qualcosa che forse sei muto, Dani. Passiamo a quella successiva ed effettivamente vedo dei mezzi interessanti. Che ti piacciono di più, non so se vuoi fare un intro. Noi ci siamo fatti catturare dal semi. Esatto, il mezzo di Tesla dedicato proprio ai trasporti pesanti, che tra l'altro ha raccolto in questi anni un sacco di interesse perché ha una disposizione anche diversa dell'abitacolo, con il posto centrale, non ha ovviamente gli specchietti, ma soprattutto ha un sistema di gestione proprio delle commesse, quindi di quello che deve trainare, che sarà centralizzato. Quindi Tesla punta molto sul software, ma ha presentato un mezzo che dovrebbe avere una percorrenza enorme. In questi anni ci sono state veramente tante indiscrezioni e anche delle ipotesi su quello che potrebbe essere il mega pacco batterie che deve stare a bordo di una motrice di questo tipo. E qui che cosa abbiamo quindi? Qui si parla un po', insomma, dei primi layout che si ipotizzino per questo mezzo. Non so sinceramente quanto possono essere veritieri, però secondo me ci cominciamo ad avvicinare. Intanto vediamo la conferma delle batterie 4680 presentate appunto da Tesla, che sembrerebbe sia proprio il primo veicolo su cui verranno installate. E qua, diciamo, ha detto bene Dani, mega batteria, perché effettivamente ci avviciniamo al megawattora. In realtà qui si parla di 878 kWh a 850 volt.
quello che ci ha catturato un po' da nerd è vedere che questo pacco batterie è formato ovviamente da tanti pacchi batterie in parallelo, cioè non è un'unica stringa, ma con questa capacità, diciamo, ce lo aspettavamo, ma soprattutto il fatto che siano formati da moduli diversi tra loro, questo forse è un po' più inaspettato. Vedete che ci sono 3 moduli, adesso magari provo a allargarlo un pelo, sono 3 moduli, uno da 55 kW, uno da 72 e altri da 82. Cioè vedete, sono 4 moduli da 82, 6 da 72 kW e 2 da 52, proprio per ottimizzare lo spazio, direi. Cosa ne dite, ragazzi? Sì, credo che proprio ci sia questa disposizione degli spazi. Ormai Tesla gioca molto con i pacchi batterie e ha una formula che finora è stata vincente, e quindi effettivamente anche Sandy Murro, che ormai si è specializzato nel fare modelli, lui, ragazzi, tra l'altro fa modelli per le ipotesi utilizzando dei tondini di ferro, quindi va sui vari formati delle celle, si crea questi pacchi e poi alla fine ci va sempre molto vicino, quindi comunque è un'istituzione anche sotto questo punto di vista. Tra l'altro qui adesso vediamo se riesco a zoomarlo ancora un po', vediamo se riesco a aprirmelo in un'altra tab, vediamo, datemi un attimo, perché vorrei farvi vedere il processo di... No, funziona con Safari ma non qua. Niente, comunque Dani, se me lo rimetti, guardiamo, qui ci si vede bene diciamo tutte le celle cilindriche, questi tondini che ci sono qui all'interno di questo pacco, e poi c'è quella serpentina nera che va dall'inizio alla fine. Questa è la parte, diciamo, di dissipazione termica, che può sia riscaldare sia raffreddare le celle, perciò le celle vengono toccate da una parte, diciamo, almeno da una parte ogni cella da questa serpentina, in modo da tenere la temperatura sotto controllo. Questa è stata l'architettura classica sviluppata fin dall'inizio da Tesla per le sue celle cilindriche, che viene mantenuta a quanto pare, quindi sempre un'ipotesi, anche con queste nuove celle 4680, che in teoria sarebbero fatte anche per consentire la dissipazione dei poli, che sarebbe più performante, però diciamo l'ipotesi che per la quale si propende per questa soluzione sembrerebbe che consente di risparmiare un po' di spazio, magari piuttosto che fare delle circolazioni di liquido sopra e sotto per tutta l'area di questi pacchi batteria così estesi, forse effettivamente conviene continuare a utilizzare questa soluzione, che è anche già ben ingegnerizzata anche per queste celle. Sì, anche vediamo qua se vengono messe poi impilate, ovviamente se viene fatto il raffreddamento sopra e sotto diciamo allarga lo spessore, si incrementa lo spessore. Oltretutto qua forse per un pacco batterie così non è il C-rate, né in scarica che né in carica magari la sfida tecnica principale, quanto appunto mettere tanta energia nello spazio disponibile. Esatto, abbiamo sottolineato 2 cose fondamentali dei pacchi batterie per chi magari ci seguisse da poco tempo, cioè disposizione, al di là quindi superiamo chimica e formato delle celle, ma disposizione delle stesse celle, disposizione dei vari blocchi del pacco batterie, e poi soprattutto la parte proprio di climatizzazione, che è quella che fa la differenza, e lì ci sono veramente tante strategie. Tesla sostanzialmente, ragazzi, mantiene quella che è sempre andata bene, quindi alla fine cavallo che vince non è stato cambiato. Quindi esatto. Qui c'è un'ottima disposizione di un pacco batterie abnorme. Abbiamo detto la tensione, siamo sui 1000 volts, 850. 850, sì. Per piena carica, perciò in realtà nominale è anche più basso. Esatto, quindi abbiamo una tensione anche importante, quindi questo corrisponde a ricariche importanti. Ricordiamo una cosa magari anche proprio di cronaca dei giorni nostri, quella del 2035, che è stata la proposta della Comunità Europea, ha riportato anche quelle che dovrebbero essere le direttive per le ricariche. Se non ricordo male, Alan, Marco, correggetemi se sbaglio, sulle direttive, le TNT, quindi quelle che vengono dal nord Europa verso il sud, la disposizione è quella addirittura per ricaricare le motrici, quindi i camion, di minimo 1.5 megawatt. Questa è la potenza che è stata richiesta come direttiva per quelle che saranno le installazioni anche per la ricarica dei mezzi pesanti. Quindi, ragazzi, stiamo parlando veramente di potenze importantissime e di un cambio di paradigma fondamentale.
Ottimo, questa era una Non si notizia sa su ancora- cui ci siamo fermati di più, ma è importante. Sì. Si sa anche qual è il connettore di ricarica sarà Esatto. diverso da quelle delle auto per potenza. Sarà un custom, secondo me, custom Tesla, vediamo. Per Tesla, esatto, ragazzi, su Tesla negli Stati Uniti, però ricordiamo, negli Stati Uniti, quindi in Europa, se dovesse importare il Semi non è fattibile. Abbiamo visto che era un connettore che riunisce, dalle indiscrezioni che si sono viste finora, che riunisce due connettori supercharger Tesla in uno, e quindi era un connettore ad 8 poli, se non mi ricordo male, più i poli di comunicazione, quindi una cosa molto custom. Per l'Italia e per l'Europa in generale, ricariche così potenti per ora comunque sono ancora previste con il combo. Bene, passiamo alla seconda notizia. Esattamente, qua abbiamo diciamo una guerra tra i principali produttori cinesi. Qui vediamo KTL che effettivamente ha fatto diciamo causa a Calv, che è un'altra azienda produttrice di celle sul mercato asiatico, e insomma qui mi ricorda un po' le faccende legali tra Apple e Samsung, no? se le suonano un po' a fior di brevetti e azioni legali. Vedremo chi vince. È ovvio che le dimensioni di KTL sono decisamente più grandi di quelle di Calv, però rimane comunque un'azienda molto importante cinese, ecco. Sì, qui si inizia il fermento, intanto perché ricordiamo che l'Europa vuole un pochettino, vuole la sua indipendenza sicuramente nelle batterie, e ovviamente gli acquisti, le acquisizioni e anche i nuovi competitor si fanno sempre più avanti, e quindi ognuno cerca di difendere il proprio know-how sotto un certo punto di vista, e qui stiamo parlando di colossi, e se iniziano le mazzate tra i colossi è interessante seguire. Intanto salutiamo l'amico Stefano Cavazzuti, che saluta tutti. Ciao anche a te, grazie per seguirci. Eccoci qui. E quindi Cattle parte con proprio un infringement sul patent, quindi può essere una violazione di brevetto. Molto interessante. Bene, passiamo un po' a qualcosa di un po' più veloce, del Tesla Semi, e qua parliamo di Porsche. Abbiamo già parlato nei giorni scorsi, anzi nelle puntate scorse, di questo accordo insomma, questa acquisizione e la creazione di una nuova azienda Custom Cells per la produzione delle loro batterie un po' speciali, perché comunque ricordiamo che si parla di un'azienda che Porsche farà assieme a questo produttore Custom Cells per produrre in realtà circa 100 megawatt all'anno, circa 100 megawattora che serviranno più o meno per produrre un migliaio di veicoli. Perciò parliamo probabilmente di un top, una gamma top di Porsche. E la cosa diciamo più interessante è l'accordo con BASF, che per diciamo tutta l'approvvigionamento dei materiali per crearsi la propria nicchia. Cosa ne dite? Anche gli altri faranno così, ragazzi? Anche gli altri produttori di supercar? Diventerà un po' il segreto la chimica? Io penso proprio di sì, che la chimica diventerà un segreto e una delle basi degli accordi strategici, soprattutto con quelle aziende che, come afferma anche BASF, cercano di avere un bassissimo impatto sull'ambiente per il trattamento dei materiali. Così è stato anche per l'acquisizione proprio recente di diverse forniture anche da parte di altri costruttori, quindi credo che sia importante. Allo stesso modo faccio un parallelo, e qui mi fermo, il famoso acciaio verde. Sappiamo che anche proprio la Volvo sta parlando di una strada, che è quella di acquistare solo acciaio prodotto tramite energia rinnovabile, quindi comunque dovrebbe essere da elettrolisi dell'idrogeno, quindi si brucia solo quello per le future auto. Quindi sicuramente l'abbattimento della CO2 nella catena è fondamentale per tutti. Sì, diciamo che qui credo che sia molto focalizzato anche proprio per creare delle chimiche più performanti. Ci sono aziende anche della Motor Valley, diciamo, che hanno trovato delle chimiche ottime e le hanno bloccate con delle esclusive, perciò hanno fatto, diciamo, demandato lo sviluppo a terzi, mentre ci sono aziende effettivamente come
come questa. Ricordiamo che Custom Cell era un'aziendina molto piccola, avevano meno di una quindicina di dipendenti, perciò una nicchia che faceva celle particolari, soprattutto anche nella forma e nella chimica, e hanno deciso insomma di fare questa acquisizione e probabilmente allargare il raggio d'azione di questa aziendina. Bene, direi che possiamo passare secondo me a qualche news un po' più tecnica. Tecnica. Esatto. Vai, andiamo di news tecniche, va che belle. Diamo pane per i denti di Alan. Vai Alan, questa è tutta tua. Queste sono una gamma di celle pouch con anodo in silicio al posto della grafite. Si sa, diciamo, che l'utilizzo del silicio al posto della grafite consente una densità energetica del 25% superiore. Questa è proprio, diciamo, come caratteristica degli elementi utilizzati. Il problema del silicio è che respira molto, quindi si allarga e si restringe quando si carica e scarica la cella, cambia molto il suo volume, e questo causa, diciamo, delle rotture, delle microfratture interne, perché i movimenti sono sempre qualcosa che va a creare degrado all'interno, ed è quindi quello che rende, diciamo così, difficile applicare la tecnologia su celle che devono durare invece migliaia di cicli. Questa compagnia, IXFC Energy, con questa linea Enevate, ha adottato una soluzione di creare dei palloncini, diciamo, racchiudere il silicio dentro dei palloncini che quindi consentano l'espansione e il ritiro del silicio stesso, senza variare la composizione totale della cella. Diciamo, è come avere una struttura porosa che fa da sostegno per l'intera cella, e quindi evita che questi movimenti interni vadano a creare delle fratture all'interno di tutto il materiale. E sembra che la cosa sia in realtà anche vicina alla mass production, perché si riporta un investimento da parte di varie produttori di celle, LG, Samsung e anche produttori di veicoli, per adottare questa tecnologia, che potrebbe arrivare già su alcuni pacchi di nuova concezione nel 2024-2025, quindi non molto lontano da adesso. Tra i benefici ulteriori, oltre alla densità energetica, soprattutto gravimetrica, quindi celle più leggere, anche la possibilità di caricare più velocemente, perché il silicio consente anche una maggior velocità di ricarica. Possiamo parlare anche della news successiva, che riguarda sempre una soluzione. Come in quella precedente hanno usato delle bolle, delle specie di palloncini per assorbire le dilatazioni del silicio. Questa è un'altra tecnologia proposta da Nawa Technologies, che è un produttore di supercondensatori, ma in generale di tecnologie per la costruzione di celle, che propone l'utilizzo di nanotubi di carbonio, quindi per sostituire gli anodi in grafite e i collettori di corrente tradizionali. Quindi invece di fare degli strati, come si vede qua nella figurina, quella di sinistra, quindi degli agglomerati di materiale attraverso cui gli elettroni devono trovare la strada per arrivare, diciamo, ai poli esterni, di fare come tanti nanotubi allineati, creare una specie di spazzola che dà dei percorsi diretti per gli elettroni e quindi ridurre di molto le resistenze interne e consentire un passaggio più veloce di corrente. Oltretutto questo spazzolino farebbe anche, siccome è fatto di carbonio, quindi un materiale comunque anche resistente, darebbe anche una struttura resistente per la cella e per evitare che il materiale si sgretoli. Parlano di
miglioramenti dell'ordine del 10x, sia sull'energia, sia sulle potenze massime, quindi una cosa veramente importante. E dicono di aver trovato anche un modo per produrlo in modo economico, similare a quelli degli anodi attuali. Non si parla qua di date, probabilmente siamo più lontani dalla commercializzazione, però è una tecnologia che potrebbe essere applicata un po' orizzontalmente su tante tipologie di chimiche, quindi sia anche sul silicio, ad esempio, potrebbe aiutare a risolvere in un altro modo i problemi degli anodi in silicio, quindi non più con dei palloncini ma con dei nanotubi, e anche altre tipologie di celle di nuova generazione, soprattutto quelle che risentono anche dell'instabilità nel tempo, perché dicono i nanotubi sono indistruttibili, quindi danno un solido supporto al materiale che gli si può stendere sopra. Sì. Molto interessante. Io, guarda, se siete d'accordo, c'è Andrea da LinkedIn che ci chiede grafene sulla notizia. Okay. Tutte le puntate salta fuori grafene. Sì. Io non so chi l'hanno pubblicizzato benissimo perché sembra miracoloso. È perché ha quel nome, è sempre un po' come idrogeno, grafene, ha sempre quei nomi da marketing perfetti. Insomma, diciamo che allora sul grafene in sé abbiamo già detto che in realtà non ci sono motivi per cui il grafene dovrebbe portare questo grosso miglioramento, e ce l'ha confermato anche la professoressa Bodoardo, che è una delle massime esperte in questo settore. L'idea che ci sta dietro è similare, però, cioè il grafene è una struttura ordinata e dalle proprietà molto peculiari del carbonio. Il nanotubo, anche quello è una struttura ordinata e con altre particolarità, sempre fatta da atomi di carbonio, quindi che vanno a sostituire comunque la grafite, che invece è un insieme più disordinato sempre di carbonio. Per i nanotubi hanno, diciamo, le loro proprietà danno i benefici di cui si parlava, quindi di creare dei percorsi diretti e lineari per gli elettroni. Il grafene sarebbero dei fogli monodimensionali che di per sé non troverebbero, a parte un utilizzo, diciamo, più oculato, se vogliamo, o più ottimizzato del materiale di carbonio, quindi magari un alleggerimento, non porterebbero altri benefici, a meno che poi non si scopra una struttura interna proprio basata su quello. Ricordiamo anche che il grafene ha dei costi molto elevati, quindi i benefici vanno poi sempre rapportati con quello che tecnicamente si può sperare di ottenere con questo materiale. L'obiettivo non è fare la cella più performante del mondo, ma con dei costi proibitivi, ma portare sul mass market le tecnologie con miglior compromesso. Alan, credo che tu abbia fatto un riassunto perfetto e che ci stava. Ringrazio anche Andrea per questa domanda che noi spesso ci vediamo fare, ma che fa un po' il punto della situazione. Alan ha fatto un punto della situazione perché giustamente spesso si parla di scoperte. Noi addirittura pensate che abbiamo una rubrica che si chiama Cazzettario all'interno della nostra rubrica e poi qualcosa lo vedremo. Cioè, perché è giusto che effettivamente si sappiano esattamente dove vanno ad applicarsi, e quello che Alan ha detto è fondamentale in questo momento storico di batterie e di elettrificazione. Cioè ci vuole il bilanciamento, quello che si arriva a portare poi sul mercato è il bilanciamento giusto tra quello che è il costo, tra la scoperta, tra il materiale che sarebbe ideale ma che costa troppo. Ecco, si trova quello, perché questo poi permette di avere il famoso time to market ideale, altrimenti staremmo sempre tutti in laboratorio. E già che ci siamo, prendiamoci un po' di complimenti, perché Stefano ci ringrazia per le informazioni e le novità comunicate che sono sempre esaustive e chiare. Grazie Stefano per questo. Bene,
Ecco, dopo vi recuperiamo, dopo esatto. Ve lo diremo proprio a fine puntata, quale puntata potete andarvi a vedere, ma io vi dico, ho visto che siamo molto ben indicizzati su Google, quindi se scrivete su Google Battery Weekly e Bodoardo, che è la professoressa fantastica che abbiamo avuto ospite, trovate la puntata precisa, quindi dopo magari vi diremo anche che numero è. Perfetto, procediamo che siamo un po' indietro, ma ci sono veramente, era importante fare il punto. Tesla, cosa fa Tesla? Anche qui diciamo che un po' come il grafene, no? Quando Maxwell è stata acquisita, cos'è stato 2 o 3 anni fa da Tesla, sembrava che tutti dicevano che il futuro erano i supercap. Perché col fatto che Tesla aveva acquisito questa azienda che produceva super capacitori, insomma il futuro era lì. In realtà non è stato proprio così. 2019, quello qua, comprata nel 2019 per 235 milioni di dollari. E vi facciamo presente che l'ha già rivenduta. Pertanto è stata rivenduta all'azienda, che la troviamo letta prima, UCAP Power, che si occupa appunto di fare soluzioni basate su ultracapacitori. E cosa si è tenuta? In realtà sembra che abbia tenuto, diciamo, la competenza degli elettrodi a secco, una tecnologia che appunto ha sviluppato Maxwell per i suoi supercap, e probabilmente Tesla voleva applicarlo o vuole applicarlo alle proprie batterie. Parliamo spesso, insomma, di batterie a stato solido, perché ovviamente andando a utilizzare degli elettrodi a secco, insomma, la direzione mi sembra quello. Perciò magari chi lo sa, 46-80 stato solido il prossimo step, ma wow. Chi lo sa. Alan, che dici? Ma vedremo. Ottimo. Vi diamo la conferma di quello che abbiamo detto poco fa. La puntata è la 28, quindi se andate a cercare Battery Weekly 28 sul sito flashbattery.tech trovate proprio la puntata in cui eravamo con la professoressa Bodoardo, che sarà ancora nostra ospite. Se ci stai seguendo, sappilo che sei incastrata su altre puntate, assolutamente nel ritorno post estate. Bene. Ottimo. Procediamo. Infatti c'è Zani che dice la soluzione è l'idrogeno al grafene. Siamo è vero, esatto. questa è top, bravo. Mettiamo insieme tutte le parole hashtag e verrà fuori l'auto elettrica del futuro. Grazie Zani. Bene, io direi che qua non so se ragazzi se avete qualcosa da dire sui supercap, ne abbiamo già parlato, comunque una tecnologia perfetta. Tra l'altro Marco, un po' di anni fa, qualche anno fa, ti ricordi, siamo andati a trovare una delle aziendine più interessanti che si occupa di supercap, cercando di vedere quali potessero essere le applicazioni, e sicuramente i supercap non possono andare a sostituire le batterie e soprattutto hanno bisogno di volumi, di spazio, e volume e spazio per ora ancora è un problema sui veicoli, e quindi possono forse affiancare, potrebbe esserci un futuro di affiancamento, ma ora la strada è proprio sui binari delle batterie. Sì, il problema è che possono dare tanta potenza in breve tempo, ma ovviamente quando c'è bisogno di energia la potenza non basta, insomma ci vuole tanto di più, e la cosa forse che un po' sta frenando questa tecnologia è che non si può mettere un supercapacitore in parallelo a una batteria, ma ci deve essere un'elettronica, diciamo, che gestisce questo flusso, e questa elettronica deve gestire anche alte potenze, diciamo un'alta energia, perciò ha un costo aggiuntivo che va applicato a tutto il resto. Insomma, ci si deve lavorare, e penso che possa rimanere una tecnologia ottima per determinati mercati. Quello del veicolo non so se sia esattamente la sua, ma chi lo sa, magari ci stupiranno con effetti speciali. Esatto, ci sarà il bilanciamento giusto tra quella che è la ricerca, da quella che è la complicazione, fino a poi arrivare a un prodotto giusto per il mercato. Quindi Tesla, ragazzi, ha rivenduto Maxwell. Hai detto anche una parola giusta, bilanciamento, perché comunque anche i supercap hanno bisogno di un controllo, cioè c'è bisogno di un'elettronica che la controlla e la gestisce, un po' meno delle batterie, ma più o meno siamo lì, ecco. Anche questo complica un po' tutta l'architettura. Bene, chiudiamo in realtà con un'ultima news, niente di nuovissimo, perché delle batterie con chimica NMX, che altro non vuol dire senza cobalto, prodotte dalla Svolta, che le aveva presentate, insomma è partita
o sta partendo, perché quando dicono partite poi bisogna andare a vedere realmente quali sono i numeri, perché magari sono in pre-production, però si parla insomma di produzione nello stabilimento cinese, perché ricordiamo che Svolta appunto è cinese, si vede anche dall'icona, proprio Svolta c'è il loghetto con gli ideogrammi cinesi, e dal 2023, si parla di fine del 2023, sarà pronta per produrle anche nello stabilimento, che è una delle gigafactory che stanno crescendo in Europa, proprio in Germania. È inutile dirlo, l'abbiamo detto tantissime volte, si sta provando appunto a togliere il cobalto, perché sfrutta appunto dei paesi come il Congo, e lo sfruttamento minorile è uno dei componenti più costosi all'interno delle batterie. E che altro? È anche cancerogeno, non so se esatto, le ha tutte lui questo cobalto. Poverino, tutti ce l'hanno quel cobalto. È il motivo per cui voi non l'avete mai usato, dai, della verità. Esatto. Che sicuramente ne abbiamo parlato tanto proprio di questa tecnologia, una tecnologia che non la usa, e l'industria auto poi sta seguendo un pochettino anche la vostra strada, che è sempre stata quella di utilizzare questo tipo di chimica. E sì, continuerà quindi a essere usato per fare un bel colore blu per le piastrelle dei bagni. Esattamente. È vero, è proprio così, soprattutto nel riciclaggio poi è quella la sua destinazione. Abbiamo anche questo, abbiamo scoperto nelle puntate precedenti, insomma abbiamo invitato un ospite, una delle prime aziende che fa il recupero appunto il riciclo delle batterie al litio in Italia, e proprio tira fuori questo materiale che rivende appunto alle ceramiche per creare il colore blu. Appunto. Sarà puntata 25, puntata 25. Sempre sul pezzo, Dani. Sarà un caso che lo sfondo è blu, perché l'hanno usato sullo sfondo. Bene, stiamo andando verso il cazzettario. Eccolo! Per il cazzettario devo inventarmi una sigla, comunque uno stacchettino. Ecco sul cazzettario, vai, questa è grossa. Vuoi commentare tu? Vai, sì, ma guarda, più che altro è un monito, diciamo, per le prossime puntate, anzi, per le prossime settimane in cui non ci saremo a fare la panoramica delle news. Il monito è attenzione a non fermarsi ai titoli, perché anche da questa news che riguarda pannelli fotovoltaici, quindi non batterie, però fermandosi al titolo sembrerebbe che si possono produrre pannelli solari 1000 volte più potenti. 1000 volte più potenti di cosa? Però non lo dice, e infatti non è 1000 volte più potenti rispetto ai pannelli solari che si usano oggi, anche perché sarebbe impossibile. L'efficienza non è alta, è intorno a un 20%, ma questo vuol dire che al massimo possono essere 5 volte più potenti per poter usare completamente l'energia del sole. In realtà qua sono 1000 volte più potenti rispetto a un'altra tecnologia che infatti non è usata perché attualmente sarebbe poco efficiente. Different materials. Un titanato di bario. Non dice cosa si potrebbe ottenere rispetto allo stato dell'arte utilizzato oggi. Evidentemente ci sarà un qualche interesse, ma non lo so, non c'è nessun dato per poter dare una misura di questa notizia. Esatto. Occhio alle news quando sono troppo belle o quando hanno sempre quegli hashtag con le varie parole, come ci ha detto prima il nostro amico Zane, cioè che aveva detto la soluzione l'idrogeno al grafene. Ecco, questa ne abbiamo vista un'altra questa settimana molto interessante, ma non vi abbiamo proposto. Era un inverter senza MOS, senza GBT. È vero, non l'abbiamo data. Però vabbè, ve la daremo la prossima. Sicuro, va bene, dai, ve la diamo alla prossima, ragazzi, va bene. No, a me manca, però non voglio andare in... Siamo sicuri di voler fare la pausa? Perché adesso qui sta scorrendo, che ci sarà una pausa estiva. Come annunciato all'inizio, adesso ho visto tra l'altro che sono aumentati ancora gli spettatori. Grazie a tutti per averci seguito in queste settimane. È solo una pausa estiva, così anche voi andate fate pausa anche da noi e dalle nostre notizie sulle batterie, ma soprattutto attenzione, perché ovviamente le notizie non si fermano, quindi raccoglieremo un pochettino di notizie subito dopo la pausa estiva, faremo un punto su quello che è successo in agosto e le novità invece della settimana, come sempre qui sul Battery Weekly con Alan Pastorelli, Marco Righi, Daniele Invernizzi per Flash Battery. Tutte le puntate sul sito flashbattery.tech. È il momento giusto allora, ragazzi, per fare un po' di ripasso. Chi volesse andare a cercare, infatti sotto l'ombrellone
possono rivedere le puntate che non hanno visto prima. Esatto, è bellissima quella che abbiamo consigliato prima, che abbiamo detto, allora, quella con, giusto che faccio un piccolo recap, la Week 28, dove avevamo la dottoressa Bodoardo, che è la professoressa che si occupa di batterie, veramente in gamba, una persona schietta, una ricercatrice che sa divulgare molto bene, e la puntata 25 vi consiglio io personalmente, perché lì abbiamo intervistato una delle aziende, delle poche aziende che riciclano batterie al litio, e abbiamo fatto il punto su alcune cose veramente interessanti. Quindi 25-28 ve le consiglio subito, poi quelle che vi piacciono guardatele. Ragazzi, grazie come sempre. Buone ferie a tutti. Guardate, mi mancherete. Grande va bene, dai, purtroppo dobbiamo chiudere. Esatto. Vi ricordo una cosa, dalla regia segnalano, vi ricordiamo che potete inviarci delle richieste di argomento, quindi se avete un dubbio, se ne avete lette tante che a un certo punto avete creato anche voi un cazzettario sulle batterie, siccome questo è il mondo, un mondo che in grossa crescita, che segna veramente un cambiamento epocale nell'elettrificazione, fatecele, ce le potete mandare, gli argomenti li potete mandare proprio sul sito Flash Battery, c'è un form dedicato a mandarci le richieste sugli argomenti. Che dire, ragazzi, vi saluto. Vabbè, sì, Zane, assolutamente ritorniamo il 6, vedi qua sotto, ci vediamo il 6 settembre con la Week 36. Alan, Marco, grazie, perché fino ad oggi con questa nostra primavera e estate insieme sono state delle puntate veramente costruttive, che credo che siano servite a tanti. A me sempre, come sempre, servono tantissimo. Alan, Marco, gusto. Ciao a tutti. Grazie a tutti, buona estate. Ciao. Buona estate, al 6 settembre. Into